Ciao a tutti, avete sentito, questo è l'unico difetto presente su questa sedia della Blitzwolf. È un grandissimo peccato perché all'inizio non faceva nessun rumore, poi dopo qualche settimana d'utilizzo ha iniziato ad emettere questo suono fastidiosissimo. Ma andiamo con ordine e vi spiego tutto quanto. Grazie a Banggood ho ricevuto questa Blitzwolf BV-GC2, che è poi l'ultima versione di questa serie di poltrone da gaming. Sinceramente ne avevo proprio bisogno perché avevo una vecchia poltroncina acquistata all'Ikea anni e anni fa e quindi avevo proprio bisogno di rinnovare anche la sedia, visto che tutta la scrivania è completamente rinnovata. Infatti avete visto quanto è grande e prima o poi vi farò fare un tour della casa, o meglio tour del mio tra virgolette studio, insomma qualcosa mi inventerò. E per chi non lo sapesse, Blitzwolf è un marchio creato proprio da Banggood. Ecco spiegato perché c'è una miriade di sconti su questo brand. E proprio questa sedia qua, non so, forse mi leggevano nel pensiero, compariva sempre una sponsorizzata su questa sedia. Io la vedevo, mi piaceva tantissimo, gialla e nera, c'è anche la colorazione gialla e bianca, sono tutte fantastiche, c'è anche la colorazione rossa, la colorazione blu, sono bellissime, sponsorizzata fino a quando Banggood mi contatta e mi dice: vuoi provare questa sedia? Ho detto: ma certo che sì, perché questo qui è un nostro brand creato proprio da noi. Ma dai, una figata assurda, sinceramente non lo sapevo. E Blitzwolf copre una miriade di prodotti, dalle cuffie, vado a prendere, che ci farò poi la recensione, cuffie della Blitzwolf, è un nuovissimo modello, versione proprio nano, poi vedrete tutto sul blog. Qui farò solamente una recensione scritta. Poi ci sono, sentite intanto la sedia, purtroppo quando uno si alza e si muove in questa maniera qua, questo è il rumore che emette. Poi ci sono smartwatch, speaker, hanno di tutto e di più. Per quanto riguarda la spedizione, acquistandola proprio da Banggood, vi arriverà in una settimana circa. Mi raccomando, guardate sempre il magazzino che deve essere europeo, così vi arriva in pochissimo tempo senza pagare la dogana e vi arriva tramite DHL e completamente smontata, più o meno un peso di 21 kg. Lo scatolone non è neanche così tanto ingombrante, però dovrete passarvi un po' di tempo nel montare in tutto. Vi consiglio di farlo in due persone, così almeno avete l'aiutante per montare il tutto. Ci impiegherete più o meno un'oretta circa e al suo interno trovate di tutto, con tutte le viti ben catalogate, la brugola per evitare il tutto quanto, c'è praticamente tutto il necessario per montare questa sedia. L'unica cosa, i fori presenti qui sulle copelle non sono proprio ben allineati con il foro presente sulla struttura, quindi dovrete con un pochino di manualità cercare di allargare il foro sulle copelle così da poter avvitare il tutto. Come vi ho già anticipato, per quanto riguarda la costruzione è prettamente in plastica, di buona fattura, un frame in metallo e la copertura, il rivestimento è in ecopelle e stranamente non emana quell'odore pesante dei classici prodotti, chiamiamoli cinesi, perché altrimenti se puzzava, e ho fatto subito il test appena estratto dalla confezione, lasciavo la sedia sicuramente fuori dalla porta un giorno intero. Comunque il tutto è lavabile con una semplice spugna. Come vedete qua sopra c'è il cuscino per la testa e abbiamo anche il cuscino qua dietro per la zona lombare, che possono essere rimossi facilmente se non vi aggradano. Ecco, visto che la sedia può essere reclinata a 180 gradi, c'è un comodo cuscino proprio qui sotto per rimanere completamente stesi. Insomma, io sinceramente non ho mai capito l'utilità per un accessorio del genere, però chissà in futuro, in mancanza di un divano, in mancanza di un letto, potrei dormire qua. L'altezza può essere regolata a proprio piacimento, più o meno si ha una differenza di 12 cm come altezza. I braccioli anch'essi possono essere regolati in altezza, hanno una plastica leggermente morbida, quindi sono molto piacevoli nell'uso. Io solitamente quando sono al computer, vedete come i gomiti, sì, si vede,
i gomiti siano proprio pari, perpendicolari alla mia scrivania, quindi potete regolarli a proprio piacimento. Poi un'altra cosa che non riesco a capire, vi faccio vedere da questo qui, aiuto che mi incastro, si possono regolare in questa maniera qua, quindi si possono spostare a destra e a sinistra. Spiegatemi voi l'utilità di questa cosa, io sinceramente non ne ho un'idea e mi è capitato molte volte che quando vado a sedermi mi ritrovo così, in questa maniera qua. Insomma, avrei preferito avere un blocco su questa cosa, comunque avere i braccioli fissi che guardino in avanti, tanto secondo me non hanno nessuna utilità. Comunque, nell'utilizzo direi che è comodissima. Ho trovato lo schienale all'inizio un pochino rigido, però nell'uso mi piace tantissimo. Come vedete anche voi utilizzo lo schienale dritto, lo preferisco. Lo schienale verticale mi trovo molto bene nell'utilizzo al computer. In gaming potrei reclinarlo un pochino, perché non mi ricordo se ve l'ho detto, si può reclinare fino a 180 gradi. E intanto sentite il rumore che va giù. E potrei fare anche la recensione così, continuare all'infinito fino... Ah no, sto andando contro il muro. Oh, ciao! Insomma, mi sono un po' perso, ci ho impiegato più o meno 2 o 3 giorni per farci l'abitudine con questo utilizzo verticale. Molto probabilmente la mia vecchia sedia mi faceva mantenere un po' la postura ingobbita e adesso sto molto meglio. Il cuscino cervicale l'ho trovato una manna dal cielo, perché lo potete posizionare un po' come volete voi e guardate, fa proprio la curvatura del collo e non si sta comodi. Di più, vi posso assicurare che l'occhio vi scapperà. È talmente comoda questa sedia che forse la produttività cala. Il rivestimento, visto che in ecopelle fa sudare parecchio, soprattutto in questo periodo la temperatura esterna è sui 35-36 gradi, io non sono dotato di condizionatore, ho solamente un piccolo ventilatore, quindi fa sudare un pochino. Purtroppo non c'è una soluzione. Tutte le poltrone in ecopelle direi che hanno questo problema. Diventerete, se, come nel mio caso, se state davanti al computer in mutande, adesso mi sono messo i braghini per fare il video, vi ritroverete un pochino appiccicosetti. E arriviamo al problema più grave che poi avete sentito anche voi. Nella prima settimana non riuscivo a trovarci alcun difetto, ho detto cavoli, una sedia così economica vuol dire che non ha né alcun difetto? E infatti dopo più o meno 2 settimane circa, ormai sarà già un mese e mezzo che ho questa sedia, è comparsa una magagna. Non so se questo termine si dice solamente nel dialetto ferrarese, comunque è tipo un difetto, insomma. È diventata rumorosissima quando ci si siede ed emana degli scricchioli esagerati. Vedete che se vi muovete in questa maniera qua non capita nulla, ma se vi muovete emana questi scricchioli. Il rumore proviene proprio dalla base qui sotto e purtroppo non sono riuscito a risolverlo. Insomma, penso di essermi anche dilungato un po' troppo. Questa qui non è una recensione, ma una semplice chiacchierata per voi, una poltrona assolutamente ben fatta, a parte qualche rumore qua e là, che sta letteralmente spopolando sul web per qualità prezzo imbattibile più o meno. Il suo prezzo standard, prezzo ufficiale, si trova sui 100 euro circa, si trova a 90 euro con i vari sconti, direi che quasi sempre si trova a 90 euro. E mi raccomando, guardate qua sotto in descrizione, perché mi farò mandare al momento della pubblicazione di questo video un coupon sconto per pagarla ancora meno. Insomma, sfido chiunque a trovare di meglio a questa cifra. Sembra essere solamente da gaming questa poltrona, ma in realtà può essere utilizzata un po' ovunque, anche nell'utilizzo da ufficio. Ma se andate a vedere sullo store di Blitzwolf, hanno una gamma esagerata di sedie, da quella tradizionale da ufficio a quella proprio da gaming. Insomma, ci sono sedie di tutti i colori. Beh, non posso fare altro che consigliarvela. Vi ho mostrato un po' di caratteristiche con pregi e difetti, ma vi posso assicurare che è la migliore tra le economiche. Spero che questo scricchiolia sia solamente un difetto della mia sedia, ma ormai ci ho fatto l'abitudine. Io vi saluto. Per qualsiasi altra domanda, qualsiasi altro quesito, qui sotto ci sono i commenti. Un salutone e alla prossima su YouWinBlog!